Chi di voi ha letto la Divina Commedia nella sua interezza, da cima a fondo? Un saluto da Los Angeles. Ho una citazione di Papa Francesco dalla sua lettera apostolica Candor Lucis Aeterne, che dice: Dante non ci chiede oggi di essere semplicemente letto, commentato, studiato, analizzato. Ci chiede piuttosto di essere ascoltato, di essere in certo qual modo imitato, di farci suoi compagni di viaggio, perché anche oggi egli vuole mostrarci quale sia l'itinerario verso la felicità, la via retta per vivere pienamente la nostra umanità, superando le selve oscure in cui perdiamo l'orientamento e la dignità. Dopo aver pubblicato negli ultimi 2 anni 100 video su questo canale, uno per ogni canto della Divina Commedia, per i miei amici inglesi, per i miei amici americani in inglese, ho deciso di raddoppiare questa follia e di pubblicare 100 video sulla Divina Commedia in italiano. Non tanto focalizzandomi sulla parte letteraria o del linguaggio o quella tecnica, questo non sarà un corso, ma focalizzandomi soprattutto sul ben che vi ho trovato, sul bene che personalmente, in quanto cattolico italiano, ho trovato nel leggere, rileggere e rileggere la Divina Commedia. Avvertenza numero 1. Non sono un professore, non sono un accademico, non sono un esperto, sono semplicemente uno che ha studiato al liceo classico in Italia e quando ho studiato la Divina Commedia al liceo classico non ho capito assolutamente nulla, con tutta onestà. Capivo le parole, più o meno il senso, ma la profondità, l'importanza di Dante per la mia vita non l'avevo capita. Ma la modernità di Dante, Solo per caso, dopo i 30 anni, ho ripreso in mano la Divina Commedia e l'ho letta tutta da inizio a fine, così, per vedere un po', e sono stato talmente scioccato, talmente sorpreso da questa esperienza, che da allora continuo a rileggerla. Una volta che arrivo alla fine, ricomincio da capo, con l'illusione di capirla sempre meglio, anche se ci sono sempre cose nuove da capire. Avvertenza numero 2. Ho frequentato scuole cattoliche in Italia, ma come tanti durante l'adolescenza purtroppo non mi è più importato della religione, ho abbandonato questioni di fede e solamente più tardi nella mia vita mi sono riavvicinato alla fede cattolica. Per fortuna, infatti ritengo questa veramente una grazia. Il mio desiderio è quello di non tanto spiegare nulla a nessuno, perché non ho i titoli per farlo e non è questo il mio scopo. Il mio scopo è quello di fare un viaggio un po' folle, un po' tipo alla Forrest Gump quando si mette a correre. E se c'è qualcuno che è abbastanza folle come me, di venire con me, facciamo questo cammino insieme, facciamo questa specie di pellegrinaggio insieme attraverso la Divina Commedia per cercare di capire che cosa ci dice questa persona di 700 anni fa. È veramente un uomo antico, medievale e quindi completamente superato, che non dovremmo neanche stare ad ascoltare? Oppure c'è la possibilità che Dante sia uno che parla direttamente a te, al tuo cuore, alla tua vita e vuole renderti felice? È possibile che sia così? Secondo me assolutamente lo è. Anzi, devo dire che per quanto riguarda il mio percorso personale, Dante è stato cruciale per il mio riavvicinamento alla religione cattolica, alla fede cattolica. Non solamente la Divina Commedia, anche alcuni scritti di Joseph Ratzinger, altri teologi, ognuno segue il suo percorso e nel mio Dante è stato assolutamente centrale. Questo significa che bisogna essere cristiani, che bisogna essere cattolici per godere e per beneficiare della Divina Commedia? Assolutamente no. Il valore delle verità contenute nella Divina Commedia è universale e questo è riconosciuto a livello mondiale. Grandi geni letterari nella storia hanno sempre assegnato a Dante una importanza che va ben al di là del locale. Terza e finale avvertenza: questo video è solamente una introduzione al progetto totale che includerà circa 100 video e ovviamente ci metterò un bel po' a completarli, penso circa 18 mesi o forse anche di più, ma non c'è nessuna fretta. Come in tutti i viaggi spirituali c'è bisogno di una guida, perché da soli non è che possiamo far tanto.
La guida che Dante sceglie per sé, come tutti sappiamo, è il buon Virgilio. E Virgilio è scelto da Dante per molti motivi, ma forse soprattutto per motivi personali, perché Dante lo adorava in quanto poeta e in quanto autore. Anche però perché Virgilio rappresenta qualcosa di molto fondamentale per quello che la Divina Commedia vuole mostrarci, vuole comunicarci. Leggere la Divina Commedia con serietà e magari in compagnia è quasi come se Dante ci consegnasse i raggi X della nostra anima. Perlomeno così è come mi sento io ogni volta che la rileggo. E l'ho sentito soprattutto la prima volta che l'ho riletta nella sua interezza. Perché i raggi X della nostra anima? Perché è quasi come una specie di psicanalisi della nostra anima, ma va molto al di là di una semplice psicanalisi, perché ci indica la via, ci indica la direzione. La direzione non è una direzione che Dante si è inventato, anzi, una volta che capiamo bene cosa c'è dentro nella Divina Commedia, ci rendiamo conto che Dante di suo non è che ci abbia messo poi così tanto, al di là del suo genio fantastico e visionario. In realtà il contenuto della Divina Commedia è il contenuto della tradizione cristiana riarticolato sotto forma di simboli, visioni e l'incredibile fantasia poetica di Dante. Perché in realtà la fede non è noiosa, è il contrario di noiosa, ci dà energia, è una ricetta per la felicità. E infatti la Divina Commedia, sull'orma delle Sacre Scritture, vuole essere una ricetta per la felicità ed è un tesoro immenso che abbiamo in quanto italiani. Ma anche al di fuori dell'Italia ci sono geni letterari che hanno apprezzato la Divina Commedia in maniera immensa. Ad esempio, il poeta inglese T.S. Eliot ha scritto: «La letteratura mondiale ha solo due giganti, Dante e Shakespeare. Un terzo non esiste». E ha aggiunto che la preghiera a Maria nel canto 33esimo del Paradiso è il picco più alto mai raggiunto dalla poesia occidentale. Il grande autore e poeta Luis Borges ha detto: «La Divina Commedia è il libro migliore che la letteratura mondiale abbia mai prodotto». Io mi trovo d'accordo con entrambi questi signori e quindi, se avete voglia, io vi invito a seguirmi con poca tecnica accademica, ma con molta onestà, autenticità, da questo fuso orario un po' diverso da quello italiano, ma per i miei amici italiani, e chissà che magari diventerà un pellegrinaggio interessante e anche divertente e utile per tutti noi, incluso ovviamente me stesso. Grazie intanto e ci sentiamo presto.